Empatia. Sembra che gli autistici non ce l'abbiano, forse è un grosso equivoco. Io ho i muscoli del viso immobili, posso essere triste con questo viso, posso essere allegra con questo viso. E quindi qualcuno pensa che io non provi niente nei confronti di una persona che sta piangendo, che sta gioendo, eccetera, eccetera. Invece non è così. Io sento, le persone mi entrano dentro e magari non riesco a riconoscere né come mi sento io né come si sente l'altra persona, ma non è mancanza di empatia. Piuttosto è, a volte, non saper dare un nome a quello che si prova. Ecco, io ho imparato anche questo. Quindi dare un nome alle emozioni è una cosa che si può imparare. La questione dell'empatia è uno dei maggiori stereotipi che pende sulla testa degli autistici. Infatti è comune credere che gli autistici siano persone che mancano di empatia emotiva e quindi facciano un'enorme fatica a empatizzare con gli stati emotivi degli altri. In realtà, da questo punto di vista, è molto più frequente il contrario, ovvero che le persone autistiche in genere hanno una ipersensibilità agli stati emotivi altrui. Eh, Quello su cui alcuni autistici hanno delle carenze è l'empatia cognitiva, quindi la capacità di predire il comportamento degli altri o di intuire i motivi che stanno alla base del comportamento degli altri, che come ben capite è qualcosa di completamente differente dall'empatia come la intendiamo di solito. Intanto bisogna distinguere tra due tipi di empatia. L'empatia affettiva, che è quella che tutti noi conosciamo comunemente come empatia, quindi la capacità di mettersi nei panni di un'altra persona, e l'empatia cognitiva, che è la capacità di accorgersi di tutta una serie di segnali esteriori ed interpretare dei segni che portano a capire lo stato d'animo di un'altra persona. In pratica, per provare empatia devi intanto accorgerti che qualcuno sta provando qualcosa, prestando appunto attenzione a questi segni esteriori, che spesso sono dei segni non verbali, cosa che per le persone autistiche potrebbe essere difficile da cogliere. Una volta interpretati questi segni, per capire di che stato d'animo si tratti, anche questa qui potrebbe non essere semplicissima come cosa, ad esempio per chi ha degli spiccati problemi di alessitimia, ovvero la difficoltà a dare un nome alle sensazioni. Cioè, sei triste, non capisci se hai fame o se sei triste, o se è un altro stato d'animo, per capirci. Quindi se hai difficoltà a dare un nome alle tue sensazioni, potresti avere difficoltà anche con gli altri. Poi si entra in risonanza sentendo quello che prova l'altro, e questa appunto è l'empatia affettiva. Infine si produce una risposta mettendo in atto tutta una serie di condotte sociali comunemente condivise. Anche questo potrebbe non essere proprio semplice, perché queste convenzioni potrebbero o non essere percepite come importanti, potrebbero non essere condivise, comprese oppure conosciute dalla persona autistica. Io faccio un esempio, una cosa che è capitata a me. Mi trovavo davanti a una persona che stava male, avevo voglia di abbracciarla, cioè di fare qualcosa per alleviare un po' questo stato d'animo, però non sapevo, visto che a me in alcuni momenti dà fastidio essere abbracciata, mi sono un po' stoppata perché non sapevo se questa cosa poteva dare fastidio o meno. Probabilmente questo è stato interpretato dall'altra parte. Ho un po' di problemi con la parola interpretato. Vabbè, no. Poteva essere, probabilmente dicevo, questa cosa potrebbe essere stata interpretata come freddezza o all'affettività. In realtà non era così. Inoltre mi capita di avere sempre questa faccia o arrabbiata o monoespressiva, e da fuori posso sembrare magari in alcune circostanze inadeguata, ma non è così.
in alcune situazioni mi sento proprio investire dalle sensazioni degli altri, in alcuni casi mi sento senza pelle e quindi devo schermarmi un po'. Probabilmente questa consuetudine che ho consolidato, soprattutto in quest'ultimo periodo, nello schermarmi, può ancora di più da fuori essere fraintesa. Per quanto riguarda l'empatia, potrei scrivere un libro e fare un film o anche di più, forse una serie TV, perché è una cosa che mi ha sempre caratterizzato, ma mi ha sempre messo anche in crisi. Allora, mi viene da piangere per tutto. Io piangerei pure adesso perché questa cosa mi sta facendo emozionare molto, ma con il tempo ho dovuto imparare a trattenermi, un po' perché vedevo che agli altri non accadeva e a volte l'ho vissuto un po' come una violenza su di me. Infatti in alcune situazioni non me ne frega e piango lo stesso, per dire. Ok, l'empatia non è solo piangere. Io penso che nell'autismo sia davvero un discorso ampio. Io ho 2 fratelli autistici e siamo tutti e 3 diversi. Io ho una capacità di assorbire le espressioni del viso degli altri in una maniera pazzesca che mi causa malessere o benessere, ma spesso capto di più le espressioni tristi o confuse, mi fanno star male, le memorizzo e me le porto dietro tutto il giorno e anche più giorni a volte, intendendo anche la notte. Il giorno è fatto da dì e notte, quindi intendo proprio tutto questo. Mi sembra di capire molto gli altri e spesso me lo dicono, ma ci sono delle volte nelle quali mi è stato detto invece di non aver capito la situazione. Mi è successo poche volte nella vita, ma mi è successo ed ho capito che riguarda proprio il fatto di essere empatica, ma in modo differente dalla maggioranza delle persone che lo sono.